A maggio 2026 Torino ospiterà il Simposio internazionale di archeometria. Il tema speciale di questa edizione è il ruolo che le istituzioni culturali hanno nel raccontare l'archeometria al grande pubblico. Per questa ragione siamo tornati da Enrico Ferraris per parlare del ruolo dell'archeometria al Museo Egizio. È una storia piuttosto interessante, lo dico, è vero, è un po' di parte la mia valutazione, però io ho avuto l'opportunità di far parte di questo team a partire dal 2013 e all'epoca stavamo semplicemente lavorando all'intero allestimento che sarebbe stato poi inaugurato nel 2015. Dunque ho avuto modo di vedere una parabola, più che parabola, una traiettoria che il Museo Egizio ha assunto a partire dalla direzione di Christian Greco e nell'adozione dell'archeometria tra i suoi assi di ricerca. Giusto per far capire, insomma, a chi ci segue. Nel momento in cui il museo ha completato il suo processo di riallestimento, praticamente la settimana dopo all'inaugurazione, il team si è riunito con Christian e abbiamo iniziato a definire esattamente quello che doveva essere il percorso di un museo che Christian stesso, a partire dalla sua prima intervista come direttore, sulla stampa, mi ricordo, aveva detto: il mio museo egizio sarà un museo di ricerca. Museo di ricerca, ci siamo detti bene, che cos'è oggi? Quali sono i principali assi di ricerca? Cioè, quali sono gli elementi di interesse principali del mondo della ricerca in questo momento nel nostro settore? Sono stati individuati una serie di assi che passavano anche dalla capacità di raccontare la storia del museo egizio attraverso i suoi archivi, dal ritornare in Egitto a scavare, insomma, tutta una serie di elementi che facevano parte, diciamo, anche del vissuto della storia del museo egizio all'epoca. Diciamo che l'outsider completamente proprio fuori è stato proprio incrementare la presenza delle scienze naturali e dunque dell'archeometria per lo studio della collezione. Cosa voleva dire? Che iniziavamo a includere le scienze naturali, i metodi di indagine, gli strumenti, le collaborazioni di ricerca con istituzioni scientifiche di tutto il mondo come standard di studio della collezione. Cosa cambiava? Che, l'egittologo, parlo anche da quando ero studente io, l'egittologo, anche così come anche l'archeologo, lavorano ovviamente su delle evidenze materiali, ma usando gli strumenti che ovviamente la disciplina ti consente. Qui si trattava non solo di ampliare il ventaglio di strumenti, ma dato che non potevamo padroneggiare tutti gli strumenti, significava chiamare al tavolo del lavoro sugli oggetti anche altre discipline, altri colleghi di altri mondi di ricerca. E questo è stato, come dire, l'elemento catalizzatore di un processo che a partire dal 2014, 15, scusate, che ha definito appunto questo asse di ricerca, ci ha portato inizialmente a includere il Museo Egizio all'interno di un importante progetto, il primo progetto veramente archeometrico, che era il Vatican Coffin Project. Faccio un po' di storia laterale. Christian, prima di essere direttore del museo, è stato curatore al museo di Leida e in quella sua funzione aveva dato vita insieme a Alessia Menta dei Musei Vaticani e ai laboratori vaticani a un grande progetto che parlava appunto di mettiamo insieme archeologi, conservatori, egittologi e scienziati per lavorare sui sarcofagi, in questo caso una particolare classe di sarcofagi, probabilmente la più ricca decorativamente parlando, che appunto sono quelli del primo millennio a.C. E quel progetto è stato dirompente perché ha iniziato davvero a far lavorare insieme su uno specifico tipologia di oggetti e mettere insieme competenze. Christian, divenendo direttore del Museo Egizio, uno dei primi atti è stato portare il Museo Egizio dentro quel programma internazionale che coinvolgeva Leida, coinvolgeva il Louvre, coinvolgeva veramente tanti attori diciamo, delle grandi collezioni egittologiche. E per noi è stato davvero il primo passo, anzi posso dire il primo incarico che ho avuto come curatore da Christian è stato proprio illustrare queste possibilità di indagine su questi sarcofagi ai nostri donors. Per cui
per me è stato anche il primo momento in cui sono entrato dunque in questo ambito. Ma quello è stato davvero la scintilla, perché definendo come asse di ricerca l'archeometria si è detto bene, adesso dobbiamo dare una strategia. E la strategia passava dal lavorare insieme ad altri. Perciò nell'arco di 5 anni il Museo Egizio ha stretto collaborazioni di ricerca con quasi un centinaio di istituzioni, università in Italia e all'estero. Dunque si trattava di accogliere ricercatori da tutto il mondo che venivano a studiare le nostre collezioni per lavorare appunto insieme a noi a una migliore comprensione. Poi, essendo un museo e non solo una istituzione di ricerca, la nostra idea era quella di portare la ricerca nelle sale. Dunque per noi voleva dire iniziare un processo di indagine che passava attraverso appunto anche delle, come dire, delle evidenze che servivano poi ai nostri restauratori, ma che avevano come finalità l'arrivare poi in sala per raccontare al pubblico questo altro modo di guardare appunto agli oggetti. E dopo 5 anni questa massa critica ci ha fatto pensare effettivamente a una soluzione che non l'avevamo prevista così, non l'avevamo proprio prevista, cioè di dire perché non ci limiti, anziché limitarci a portare la ricerca nelle sale, con magari quell'oggetto, quell'altro oggetto, non proviamo a fare una mostra temporanea che parla di queste tematiche, ed è così che è nato il progetto Archeologia Invisibile, che è stato una mostra temporanea appunto nel 2019. Non si parlava di Egitto antico, o meglio, l'Egitto antico non era in quella mostra il cuore della questione, perché in quell'occasione noi spiegavamo come la collaborazione fra egittologia e scienze naturali ci stava mettendo nella condizione di guardare gli oggetti in un altro modo, ovvero sia la possibilità di accedere alla storia individuale dei singoli oggetti. Se tu hai a disposizione un esempio che facevo già all'epoca, anche quando magari si portava il pubblico in visita, eh, è che fin tanto che tu vedi uno schema di uno scheletro umano su un libro di anatomia, quello schema è uno schema che vale idealmente per tutti. Altra cosa è vedere invece una radiografia. La Certo. radiografia parla di quell'individuo e attraverso quello che vedi in quella radiografia tu sei in grado di stabilire una serie di cose, a seconda ovviamente dei dati, se è maschio o femmina, se ha partorito oppure no, se ha avuto fratture oppure no, riesci a leggere la storia di quel singolo individuo. Ed è esattamente la stessa cosa che capita quando tu fai delle analisi su degli oggetti individuali, perché hai la possibilità di vedere come è stato fatto, con quali materiali, come è stato cambiato, restaurato, è stato poi magari abbandonato in un posto che ha causato il deposito di altre sostanze, è stato poi recuperato, è stato pulito, è stato restaurato male, è stato esposto male, oppure è stato conservato bene e dunque adesso ha uno stato di salute ottimale. E che cosa devo fare per fare in modo che possa anche passarlo alle generazioni successive? Allora, questa storia veniva raccontata in quella mostra attraverso l'unica chiave di lettura che era la biografia dell'oggetto. E questo l'archeometria ci permetteva di fare, raccontare la biografia degli oggetti, che era un modo del tutto diverso del racconto degli oggetti che stavamo facendo invece più tradizionalmente nelle vetrine, dove gli oggetti sono inseriti all'interno di un contesto, raccontano una storia puntuale, fissata nella storia, legata a quel personaggio, a quella situazione, a quella tomba, eccetera. Qui invece si stava dicendo, sì, però guardate che gli oggetti hanno una storia che va avanti anche dopo il periodo in cui sono Certo. serviti in quella civiltà. E questo aveva delle implicazioni gigantesche, persino nel modo in cui raccontavamo gli oggetti. E non dimentichiamoci che tra tutte le archeologie, quella, diciamo, il mondo egittologico è quello che è probabilmente caricato di più da almeno 2 secoli di narrazione fatta in un certo modo, è più caricata di un'aura che crea fascino intorno all'oggetto prima ancora che comprensione dell'oggetto. Dunque, tutte le storie raccontate, anche un certo marketing, diciamo, ante litteram, no? Nel raccontare l'Egitto, un Egitto strano, misterioso, no? Nell'Ottocento si guardava Sì. molto a queste logiche. E beh, a quel punto diventava invece interessante iniziare a raccontare la materialità, gli oggetti, attraverso il linguaggio della scienza, che è un linguaggio molto più contemporaneo per certi versi.
Dunque, anche nel modo di raccontare al pubblico la stessa collezione, l'archeometria è stato un veicolo non solo per raccontare dati, ma anche per cambiare la nostra postura nel raccontare l'Egitto antico appunto al pubblico. Quel progetto di mostra temporanea è stata tra l'altro una delle mostre temporanee più visitate e quello che ha molto colpito noi come curatori, ma anche poi la direzione, è che ci siamo resi conto, facendo un po' di interviste, che il pubblico era formato, vedeva delle presenze che erano lì al museo non perché fossero interessate all'Egitto antico, ma perché erano interessate alla chimica applicata al mondo dei beni culturali, alla fisica applicata ai beni culturali, come un museo studia una collezione, come lavora e anche probabilmente a scenari, c'erano anche molti studenti universitari, scenari possibili anche, no? Professionali, di carriere professionali che potrebbero anche in tempi piuttosto recenti diventare molto attuali all'interno delle istituzioni culturali. Dunque abbiamo capito che stavamo anche parlando con un pubblico molto più ampio ed è questa la ragione, tutti questi elementi che hanno portato il nostro direttore a voler portare avanti questa esperienza dopo la chiusura della mostra e pensare che per il bicentenario, nel 2024, avremmo avuto la possibilità di trasformare quel racconto in una dimensione invece permanente. Ed è così che è nato il progetto Materia Forma del Tempo, che è un'area di oltre 1000 metri quadrati che abbiamo aperto appunto, come sai bene, l'anno scorso per il bicentenario, e che ha fatto diventare permanente un punto di osservazione della collezione che prima era soltanto, come dire, temporaneo o ancora più legato al mondo della ricerca. Ora, nel momento in cui c'è un'area permanente, il museo è come se dicesse il mio DNA e adesso incorpora anche questo punto di osservazione. E infatti, nell'avere quest'area permanente, noi stiamo anche dando l'opportunità, dopo aver visitato le nostre gallerie, le nostre sale, in cui gli oggetti sono raccontati in chiave cronologica, di guardare agli oggetti da una posizione completamente diversa. All'oggetto prima che fosse un oggetto, perciò al materiale, come è stato trasformato il materiale, con quali strumenti, eccetera, eccetera. E questo ha aggiunto ovviamente per noi un livello molto importante, al punto che sta già influenzando anche i più recenti progetti di allestimento o riallestimento. Infatti, ad esempio, nel caso del riallestimento che abbiamo proprio inaugurato da pochissimo della sala di CAE Merit, l'archeometria è molto più presente rispetto all'allestimento precedente, in particolar modo attraverso sia il libro dei morti di CAE Merit, che è raccontato su più livelli in questo senso, e in un certo senso anche alle operazioni di restauro che sono state necessarie per portare invece nei magazzini a vista poi da parte dei tessuti. Dunque, questa è una storia che io racconto, lo confesso, lo ammetto anche con un certo entusiasmo, come si sarà capito, però perché dall'interno ho potuto vedere, avere questa grande opportunità di vedere un museo che cambia, un museo che cresce, un museo che muta non solo in relazione al tempo in cui esiste, ma perché è la disciplina stessa che riconosce di avere dei limiti e inizia a chiedere ad altri di venire e integrare quello che le manca. Ed è stato bellissimo vedere come in realtà, come diciamo, le scienze naturali hanno colmato delle nostre lacune, le scienze naturali hanno riconosciuto che le scienze umanistiche stavano portando a loro dei nuovi punti di osservazione nel loro modo di lavorare. E questo è forse l'aspetto più bello del, come dire, occuparsi del patrimonio culturale, di lavorare con persone appunto che hanno con te condividono lo stesso tipo di passione appunto per il lavoro insieme. Grazie Enrico per questa bellissima panoramica Figurati. che ci ha permesso veramente di fare un viaggio nel tempo e nell'evoluzione che ha avuto anche l'archeometria al Museo Egizio. A questo punto abbiamo capito quanto sia importante l'archeometria anche negli allestimenti museali e proprio qui al museo e come l'allestimento racconti tutto il percorso che l'archeometria ha fatto e cosa ci può dire dei reperti. È quindi giunto il momento di andare in sala e di vedere lì qualche caso particolare.